Buongiorno Spalletti, ben trovato. Le chiedo, premesso il rispetto dovuto, evidentemente per le squadre che dovete affrontare, per quelle che sono alle vostre spalle, immagino che in questo momento, paradossalmente, un avversario per il Napoli sia proprio il Napoli stesso, perché ci vuole una forza mentale pari a quella che state mostrando in campo, no? Per quanto di straordinario fin qui avete dimostrato. E quindi le chiedo se domani, per esempio, l'espressione tanto abusata di partita trappola può valere. Allora, la partita trappola esiste se continuiamo a fare discorsi che riguardano vittorie facili, già proiettati per un finale scoppiettante. Parlare di attenzione verso il derby. Allo Spezia del derby non gliene frega niente. Allo Spezia interessano punti salvezza che probabilmente merita per la storia del club, per la storia della città, perché io lì ci sono stato e so quanto tempo dedicano come città alla squadra di calcio. Noi dobbiamo concentrarci su quello che è un match importantissimo, perché sarà una partita difficile in un campo difficile e soltanto quella che è l'attenzione, soltanto quella che è la dedizione, l'applicazione su qualsiasi tipo di partita poi ci permetterà di andare a sfruttare l'occasione che abbiamo. Per cui per noi è la stessa cosa contro chi si gioca sempre. Ci sono in palio 3 punti e sono 3 punti importantissimi. Prego. Sport Italia. Buonasera mister. Mi ha colpito molto il fatto che abbia chiamato a raccolta i tifosi, no? E che non ci saranno purtroppo perché sappiamo che non potranno assistere alle trasferte. Ecco, non pensa che in questo momento si possa aprire, ecco, ci possa essere un contatto diretto con i tifosi? All'epoca di Maradona, ad esempio, c'erano degli allenamenti il giovedì a porte aperte e magari in un momento cruciale di questa stagione l'unione di intenti, di questo entusiasmo che è contagioso, potrebbe avvantaggiare questo Napoli. Ma a me sembra che questo contatto ci sia sempre, per quello che è l'affetto e l'amore che riceviamo giornalmente per le strade di Napoli e nei pensieri dei nostri tifosi. Quello a cui allude lei è una cosa che bisogna fare attenzione, perché poi ci vogliono strutture corrette, ci sono delle regole a cui attenersi. Quando abbiamo potuto, anche in precedenza, anche l'anno scorso, siamo andati a fare degli allenamenti al Maradona, abbiamo giocato partite al Maradona, abbiamo pensato proprio questa settimana come un sistema per tenere in condizione anche quelli che giocano di meno e di fargli fare lo strappo settimanale anche a quelli che non giocano per averli poi in pari il mercoledì, il giorno dopo la partita contro la Primavera, come abbiamo rifatto. Proprio questa settimana si è parlato di trovare il modo di farla al Maradona questa partita qui, per far vedere, perché quelli che giocano di meno meritano
la stessa attenzione da parte degli sportivi, perché hanno un'importanza fondamentale, come si è visto nelle partite, e anche proprio per riuscire a far venire bene di livello alto l'allenamento, per abituarsi a quel livello lì di calcio preparatorio alle gare stesse. Però mi sembra che poi ci sia l'impegno totale da parte di tutte e due di essere insieme in questo percorso da qui alla fine del campionato. Diventa fondamentale. È indispensabile che ognuno di noi continui a fare la propria parte, sia noi che gli sportivi, senza mollare di un centimetro, perché poi il calciatore in campo ha un orecchio disponibile a quelle che sono le indicazioni dell'allenatore e l'altro orecchio ce l'ha a quello che è l'incitamento dello stadio, a quello che è l'incitamento della curva. Per cui se viene a mancare qualche componente è una difficoltà che ci creiamo. È lo stesso discorso che facevamo sulla personalità. Cioè, a volte si passa da coglioni per guadagnarci dopo. Anche quando devi far vedere la tua forza, devi avere per forza una reazione, se no sei considerato meno di quello che sei in realtà. Ma quello è il momento che bisogna star zitti, bisogna ingoiare, bisogna andare avanti. E se siamo tutti insieme, se noi avessimo avuto la nostra curva come l'anno scorso alla Spezia, saremmo stati più forti. Radio Kiss Kiss e si prepara il Corriere dello Sport. Buongiorno mister, da pochi giorni le è stato insignito come miglior tecnico del mese di gennaio in Serie A. Alcuni prima della sosta e durante la sosta stessa pronosticavano un calo del Napoli proprio in questo mese. Naturalmente un calo non c'è stato, anzi il Napoli è andato molto forte. Lei si aspettava una risposta dal punto di vista delle prestazioni e anche dal punto di vista della tenuta mentale da parte della sua squadra così importante come poi è avvenuto? Guarda, quando veniva detto che gennaio sarebbe stato un mese difficile, da un punto di vista nostro, o per quanto ci riguarda, l'attenzione era verso la possibilità di allenarci bene. L'attenzione era verso la qualità degli allenamenti, che venissero bene, che ci fosse ritmo, che ci fosse un pallone che gira a 2000 orari con una qualità e con una precisione che evidenzi il livello dei calciatori che abbiamo, perché non l'abbiamo di questo livello qui. E quindi il risultato di quello che sarebbe stato l'espressione del gioco della squadra, per me era difficile poterlo dire, ma l'attenzione a quei particolari che lo potevano determinare è stata massimale, e la risposta dei calciatori stessi sul comportamento da avere in quelle occasioni che potevano determinare che risultato avremmo avuto a gennaio è stata totale. Corriere dello Sport e si prepara il mattino.
Buongiorno, con tutto quello che avete fatto è difficile restare dentro argomenti che siano il più plausibile possibile, aderenti anche alla sincerità, ma non perché si sia insinceri, perché da parte di Spalletti c'è ovviamente la necessità di tenere alta la tensione e perché dall'altra parte c'è molto probabilmente i giornalisti, c'è la necessità di trovare qualcosa che sia, come dire, esplicativo. Con 13 punti di vantaggio capirà Spalletti che è complicato per i giornalisti o per chiunque pensare che non sia un orizzonte più o meno entusiasmante. E allora vado sul personale. Questa è la più bella opera d'arte realizzata da Spalletti, e quando ha cominciato a capire che stava nascendo qualcosa di clamorosamente bello. Non ho citato la parola vittoria, non ho citato la parola scudetto, ho fatto in modo che il livello di scaramanzia venisse rispettato. Ma se ci voltiamo un pochettino indietro, ritroviamo tante cose dette come certezze che poi non si sono concretizzate. Nessuna vale questa, Luciano. Sì, lo so, però è un Cioè, po'... siete andati oltre, ma io capisco tutto quello che devi dire, che è giusto, che appartiene al ruolo di un allenatore che a 4 mesi dalla fine ha il sacrosanto dovere di fare in modo che esista un livello altissimo di tensione. Sì, però... Allora... Si diceva all'inizio che noi non potevamo fare questo percorso, perché c'erano dubbi sul percorso. Poi il percorso è venuto, perlomeno è stato segnato da degli eventi, da dei comportamenti, da dei risultati totalmente diversi a quelli che pensavamo. Ora pensiamo allo stesso modo che gli altri non possano fare questo percorso che noi abbiamo fatto. È la stessa cosa. Perché una di quelle 6 squadre non può fare quello che abbiamo fatto noi? Per cui a noi ci rimane l'obbligo di continuare a fare risultati affinché questi, facendo quello che abbiamo fatto noi, non ci vengano a ridosso e non vengano a crearci delle difficoltà. Ci vuole la consapevolezza che soltanto i fatti, i risultati sono capaci di scrivere la storia. Per cui questi risultati bisogna continuare a farli di qui alla fine del campionato, perché ci sono delle squadre forti, ci sono delle squadre che sono in grandissima salute, tipo l'Atalanta, anche se sono a dei punti di differenza, e nonostante che lui faccia così, lui fa così, che cazzo dice? Che cazzo dico? Dico quello che mi pare, quello che penso, e assomiglia a una realtà, perché all'inizio si diceva che questo non poteva avvenire, è avvenuto. Per cui ci sono delle cose che si dice o si pensa non possano avvenire, e poi se non ti fai trovare pronto e se non ti fai trovare attento per quanto riguarda il comportamento e la totale disponibilità a quella che è la professione, a quella che è l'attenzione da mettere durante le partite, ma soprattutto durante gli allenamenti, poi si rischia di rimanerci male. Il mattino e si prepara Repubblica.
Buongiorno mister, vorrei fare una domanda su Rachmani che è rientrato, è tornato, insomma partita dopo partita sta dando il contributo importante come ha fatto già in precedenza. Ecco, quanto è fondamentale lui insieme a tutti gli altri per l'ottimo funzionamento fin qui della difesa che è la meno battuta del campionato. È fondamentale per la 24esima parte, 25esima parte di quello che è la composizione della rosa, e quando viene chiamato a giocare il doppio di quelli che sono costretti a star fuori. Fondamentale la sua, è fondamentale tutta quella degli altri, è fondamentale la squadra, senza andare a fare troppe divisioni. Sono fondamentali tutti dentro la nostra squadra, e lo si vede quando partecipano come domenica a quelli che sono gli eventi della squadra giocata, la squadra che non gioca, e rimangono dentro la partita e giocano la partita per farsi trovare pronti fin dal primo minuto, insieme con tutti quelli che vengono a vederla la partita allo stadio. Repubblica e si prepara il Corriere della Sera edizione Napoli. Sì, eccomi, buongiorno. Buongiorno a lei. Tutte queste celebrazioni esterne, un po' anticipate, rappresentano per lei, per lo spogliatoio, uno stimolo, un fastidio, o non ve ne curate proprio? Le celebrazioni anticipate, l'ho detto prima, non è per scaramanzia, ma ci sono quello che abbiamo detto prima. Nessuno di noi all'inizio ha scritto che noi alla fine del girone d'andata avremmo avuto 50 punti. Per cui bisogna fare in modo di farsi trovare pronti e di poter reagire, di poter combattere il fatto che un'altra squadra possa fare altrettanto. E di strada ce n'è ancora tantissima da fare, perché non mi ricordo di preciso quanti punti a disposizione ci sono ancora. Con tutti questi punti a disposizione 54 punti. 54 punti a disposizione. È ancora molto presto per poter fare accadere le cose, insomma, ecco. Le cose accadranno dopo il tempo che manca da qui alla fine del campionato. Corriere della Sera e si prepara la Gazzetta. Mister, buongiorno. Buongiorno a lei. Vedevo un dato, Osimhen prima di incontrare lei in 104 partite con i club ha fatto solo 7 gol di testa, con lei in 52 partite 12 gol di testa, un po' uno dei segnali della sua crescita che ha avuto in quest'anno e mezzo. Ci può spiegare come ci ha lavorato sotto questo aspetto? No, io posso spiegare la sua crescita con il prossimo allenatore dopo di me. Saranno 25 gol con il prossimo allenatore, e magari te lo spiega meglio il prossimo allenatore di me. Quello lì saprà come mai. Poi quello dopo ancora, noi saranno 32 i gol fatti. Perché Osimhen che ha potenzialità e andrà sempre avanti a chiappare numeri più importanti per quanto riguardano i suoi gol, non le qualità dell'allenatore che c'è al momento che lui li fa. Gazzetta dello Sport e si prepara Metropolis. Buongiorno. C'è un ragazzo che a lei sta particolarmente a cuore, tra l'altro nella sua crescita, Raspadori, che ultimamente è uscito un po' dai radar, ma perché è normale, non possono giocare in 20. Calcolando appunto che adesso comincia un periodo che ci sono sempre più partite, eccetera, qual è il momento, il modo in cui lei ha pensato, per lui come per altri, sia chiaro? E poi, piccola parentesi,
se ha intenzione di accettare l'invito del suo vecchio compagno Peragine che vorrebbe che va alla Sanità, che lui sta allenando là un gruppo di ragazzi. Allora, Raspa è per quello che mi piacerebbe, come si diceva prima, far vedere la squadra anche che giocano di meno, perché se lo vedeste in allenamento è una roba incredibile. Una roba incredibile per serietà, per applicazione, per forza che mette dentro le partite, e da un punto di vista di un allenatore di solito si dice per me tutti sono uguali, per me tutti sono uguali, per me sono differenti, cioè nel senso che ho più disponibilità verso quelli che si allenano in un certo modo, verso quelli che si comportano in un certo modo, verso quelli che pensano in un certo modo, verso quelli che vengono all'allenamento un'ora prima e già cominciano a preparare l'allenamento, che non quello che arriva agli ultimi 2 minuti. E quindi è una difficoltà di questo lavoro qui, dover tenere fuori calciatori che fanno questo, però bisogna tenere presente tutto, e lui è uno di quelli che quando poi lo chiami ad essere della partita, come quasi tutti, riesce subito a entrare nel contesto giusto, come ha fatto nell'ultima gara contro la Roma. Questo è una fortuna che un allenatore possiede in base a quella che è la testa dei calciatori che purtroppo hanno giocato di meno. Peragine è stato un grande compagno di squadra, perché con lui abbiamo passato momenti emozionanti, momenti molto belli che rimarranno nella storia del calcio spezzino, e se ho possibilità di tempo sicuramente ci andrò a trovarlo, perché mi fa piacere, perché sono sicuro che ci sarebbe qualcosa da imparare da lui. Metropolis e si prepara 100% Napoli. Salve mister. Buongiorno a lei. Il campo dello Spezia è leggermente più piccolo rispetto agli altri campi delle altre squadre di Serie A. Questo potrebbe essere un vantaggio per loro nella difesa oppure per la sua squadra nell'1 contro 1? E poi un'altra cosa, Di Lorenzo ieri ha ricordato la gara d'andata contro lo Spezia e ha detto che non è stata quindi una gara abbastanza facile. Il Napoli potrebbe essere più simile a quello che abbiamo visto nel primo tempo contro lo Spezia, dove c'era Dombele a centrocampo, Elmas a sinistra, Raspadori centravanti, oppure a quello del secondo tempo, che poi fondamentalmente grazie alla triangolazione ai subentrati come Lobotka, Lozano e appunto ai subentrati, poi è arrivato il gol di Raspadori che si era spostato a sinistra con l'ingresso di Simeone, che poi prese il suo posto come centravanti. Grazie. Allora, di solito mi dice una cosa nuova, perché io non so delle misure del campo, ora mi documenterò, però siamo fortunati perché siamo abituati ad allenarci, perché dei 3 uno è un po' più stretto degli altri e ogni tanto ci alleniamo lì, per cui ma poi abitualmente si spezzano le distanze del campo normale per fare esercitazioni, per fare partitine, proprio per essere abituati a difficoltà maggiori che si possano trovare poi durante le partite. E non penso possa essere una scusante per noi per non fare la nostra gara,
La difficoltà sarà che, come ha detto il capitano Di Lorenzo, che lo Spezia sa come stare in campo, anzi io mi auguro di trovare Gotti in panchina domani proprio perché ha avuto un problema ed è una persona che merita di stare in panchina perché ha fatto vedere la passione che ha per questo sport e mi auguro di poterlo salutare domani. Loro sono bravi anche a palleggiare perché poi nella fase di possesso hanno dei calciatori molto tecnici e molto veloci, molto rapidi. Hanno, o perlomeno riconoscono benissimo, questo guadagnare terreno velocemente andando ad attaccare lo spazio dietro la linea difensiva. Sono le loro armi migliori queste qua. E noi dobbiamo essere attenti nelle preventive, dobbiamo essere la squadra che tenta di fare la partita e allo stesso tempo veloci nella testa di essere pronti a correre all'indietro con le loro verticalizzazioni improvvise, perché poi hanno preso un attaccante veloce nel mercato. Per quanto riguarda la formazione, che cosa voleva sapere? Sia più sintetica, perché sennò poi diventa difficile. Perché nel primo tempo non abbiamo visto i titolarissimi, insomma, sia per le assenze, quindi comunque c'era Raspadori centravanti, Dombele al posto di Lobotka, a sinistra c'era Ma Elmas. quando è finita la partita? Nella gara d'andata durante il primo tempo. Ah, nella gara d'andata, mamma mia, io me lo ricordo mica la formazione. Veramente mi mette in difficoltà lei. Perché vuole andare a scoprire le mie difficoltà? Me lo dice prima, io la guardo la formazione che ho fatto nel girone d'andata. Titolare domani, va? Andiamo. Uno. Facciamola contenta, uno solo. Uno solo? Osimhen. Gli ho reso la vita più difficile o più facile? Ok, grazie a tutti. No, ci sono io. C'è lei, c'è lei. 100% Napoli. Mi ero dimenticato. Allora, salve mister, buongiorno. a Allora, percorso ineccepibile del Napoli, siamo al girone di ritorno, eppure se vogliamo tornare un passo indietro, ci ricordiamo che Stefano Pioli nel post gara disse che il Milan avrebbe meritato di più, parlo di scontri diretti in questo caso, così come José Mourinho la scorsa settimana disse la stessa cosa, che la Roma avrebbe meritato di più. È così difficile ammettere quanto è più forte il Napoli oggi in questo campionato? Insomma, a volte si dicono delle cose per mantenere ugualmente l'entusiasmo ai propri calciatori, perché attraverso l'entusiasmo si riesce ad avere più risposta, ad avere più vantaggio su quello che è la partita successiva. Secondo me noi abbiamo portato a casa dei risultati lottati con le unghie e con i denti, tipo quello di Milano, e abbiamo fatto poi delle partite o delle vittorie dove sono state vittorie combattute, sono state partite abbastanza equilibrate, ma portate a casa meritatamente come quella della Roma, insomma, ecco. Per cui da un punto di vista nostro l'analisi è leggermente differente, perché siamo quelli che hanno vinto, ma soprattutto quelli che quella partita lì l'hanno disputata in quel modo, ecco. Grazie a tutti.